Radio 1 presenta L'Italia che va. Storie, Realtà, esperienze, imprenditori di successo. un programma ideato e condotto da Daniel Della Seta E Stefania Giacomini. a cura della redazione Rubriche. Io penso positivo perché son vivo. Rete! Rete degli azzurri! Tiro! Rete! E poi subito una commessa milionaria che si è assicurata una realtà italiana del Ferrarese a 25 anni dalla sua fondazione per i prossimi campionati mondiali di calcio in Sudafrica. Le coperture, i tunnel, le strutture flessibili saranno italiane, caratterizzate da design nazionale personalizzato, dettagli di artigianato prezioso con componenti utili per garantire la sicurezza dei nostri idoli negli stadi, sia durante le partite di calcio che durante concerti o manifestazioni di massa. Una nuova realtà di mercato sviluppatasi negli ultimi 20-25 anni e oggi parliamo infatti del settore delle strutture per esterni e parliamo di una realtà nata nel 1986 ma poi soltanto dal 1990, sviluppatasi in una direzione ben precisa. 10 milioni di euro circa per 50 risorse, è stata la prima azienda a livello internazionale ad offrire una gamma di prodotti avanzati da un punto di vista tecnologico, utilizzando materiali leggeri innovativi, in controtendenza con le tecniche costruttive di ben 4 lustri fa. Per proteggere, coprire i protagonisti, i nostri idoli di manifestazioni culturali, di spettacolo e sportive. Una costante innovazione e ricerca finalizzata anche ad una armonizzazione architettonica. È un vero e proprio fiore all'occhiello dell'imprenditoria italiana, ne parliamo perché è leader mondiale nella produzione delle coperture modulari per ogni tipo di evento. Insomma, in termini pratici, si è aggiudicata negli ultime settimane la commessa per fornire ufficialmente i tunnel estensibili per l'ingresso in campo di tutti i giocatori in occasione dei prossimi campionati del mondo del Sudafrica. I tunnel di questa realtà nazionale, già presenti negli stadi più importanti e prestigiosi d'Italia ed Europa, sono approdati ora in Africa in occasione di uno degli eventi sportivi più famosi e seguiti al mondo. E noi ne parliamo insieme al fondatore e il presidente Giulio Barbieri. Buongiorno. Buongiorno a lei. Com'è nata questa storia, direi di famiglia? Lei è stato il fondatore, anche il presidente di questa realtà che tra poco compierà 25 anni. Esatto, ma è nata da un'idea e da tanta voglia di fare e soprattutto dalla fantasia che abbiamo noi italiani, quella di riuscire a fare dei prodotti molto flessibili, molto rapidi. È un'idea nata proprio dalla voglia, no? Di poter fare qualcosa di diverso, qualcosa da poter portare nel mondo. Voi coprirete sostanzialmente il campo di Johannesburg dove si terranno alcune delle partite principali del mondiale. Avete maturato in questi ultimi anni tutta una serie di esperienze. Io ho detto costante innovazione e ricerca finalizzata anche ad una armonizzazione architettonica, questo vuol dire anche evoluzione. Sì. Siamo riusciti a mettere assieme la tecnologia, abbiamo la praticità e soprattutto anche l'estetica, no, delle strutture, perché comunque devono essere gradevoli perché si trovano in ambiti prestigiosi e quindi il fatto estetico era un fatto molto importante, naturalmente senza trascurare tutti gli altri aspetti che sono aspetti di protezione, di sicurezza. Parliamone: sicurezza, flessibilità, durezza dei componenti, design, eleganza, sono dettagli tipici anche dell'artigianato. Quali sono le caratteristiche in più che la vostra azienda italiana ha portato? Beh, innanzitutto l'azienda che ho fondato è un'azienda fatta di giovani, di idee giovani, oltre che di giovani. Diciamo che è un'azienda che ha cercato di dare qualcosa in più di tutto quello che c'era in commercio, industrializzando anche, seppur stando in un settore di nicchia, in un settore artigiano, industrializzando un prodotto per poterlo abbinare a vari usi. E questo ci ha dato quel quid in più per poter entrare nei mercati, per poter vincere delle commesse, per poter far capire a chi organizza eventi, chi allestisce, far capire che comunque questo prodotto ha una marcia in più degli altri. Giulio Barbieri, quali figure professionali operano con voi, a parte i rapporti umani che lei ha fatto cenno, competenza, punti di forza sicuramente della vostra realtà, ma come siete riusciti ad accreditarvi all'estero in campo internazionale? Ma innanzitutto con il comportarsi bene, lavorare bene, essere seri ed essere puntuali. Queste sono le regole del gioco per poter avere un Made in Italy che abbia della credibilità. Le persone che operano all'interno dell'azienda sono tutte giovani, come ho detto prima, ma soprattutto sono quasi tutte donne e quindi abbiamo dato spazio anche alla creatività, alla costanza
costanza e alla puntualità della persona femmina che lavora, che ha bisogno di emergere e che vuole emergere. E questo è stato un po' il segreto della nostra società. A quali normative dovete sottostare anche nella realizzazione di questi tunnel? Mi riferisco anche a strutture antincendio, alla staticità. Beh, naturalmente noi in ogni copertura che realizziamo abbiamo una staticità che la facciamo fare all'esterno proprio per dare anche maggiore sicurezza a quello che diamo. Non lo facciamo internamente da noi con ingegneri nostri, lo facciamo fare a studi esterni. Poi c'è il discorso di comprare materiali che siano ignifughi, ma che siano veramente ignifughi, da aziende che siano accreditate. Un pezzo d'Italia allora in occasione del finale che si terrà a Johannesburg per quanto riguarda i campionati del mondo. Quali altre commesse, in quali altri settori avete nel prossimo futuro? Tenga presente che noi in questo momento il calcio inglese lo facciamo, tutti gli stadi in Inghilterra sono nostri. Tenga presente che in Germania i discorsi mondiali ne abbiamo fatti alcuni. Ci siamo creati una certa credibilità e competenza in questo settore. Naturalmente noi quotidianamente abbiamo richieste non solo da campi di calcio ma anche altri tipi di campi, anche da palasport ad esempio per la sicurezza. Abbiamo continuamente richieste. Consideri che oltre a quello facciamo anche altri tipi di strutture per l'hospitality, per la Formula 1, per i GP. Ieri ad esempio ci è andato la commessa del catering del GP di motomondiale. Quindi abbiamo una buona esperienza negli avvenimenti sportivi, senza tralasciare il fatto che lavoriamo molto anche per l'industria. Quindi facciamo coperture flessibili anche ad uso industriale per capannoni, per coperture provvisorie dove la cubatura è veramente precaria. E ecco un'altra cosa, dimenticavo la modularità. Tutto quello che noi facciamo può essere ampliabile e questo invita molto le persone che devono fare una scelta a lasciarsi una porta aperta per poter, diciamo, un domani ampliare lo spazio che acquista oggi. Grazie molte per essere stata l'Italia che va, allora con orgoglio, come abbiamo detto, un pezzo d'Italia anche in queste prossime manifestazioni sia di carattere culturale, di spettacolo e sportive. Grazie a Giulio Barbieri. Saluto, grazie mille.